accennato negli scorsi episodi, il Vaticano nel corso della sua storia moderna è stato al centro di svariati scandali e fra i più importanti si annovera il cosiddetto Vatilix 1 e 2. Scandali di portata epocale fatti trapelare prevalentemente dal giornalista Gianluigi Nuzzi, che ha portato agli occhi dell'opinione pubblica tutta una serie di documenti riservati che testimoniano lotte di potere all'interno del Vaticano. Lo scandalo si è intensificato nel maggio 2012 quando Nuzzi ha pubblicato un libro intitolato Sua Santità, le carte segrete di Benedetto XVI, composto da lettere e promemoria riservati tra Papa Benedetto e il suo segretario personale. Un libro controverso che ritrae il Vaticano come un focolaio di gelosia, intrighi e lotte subdole fra fazioni. Il libro rivela dettagli sulle finanze personali del Papa, include racconti di tangenti fatte per ricevere udienze e altro ancora. Ma che cos'è Vatilix? Perché la questione è talmente intricata che ad un certo punto non si capisce effettivamente neanche di che cosa stiamo parlando. Ebbene, Vatilix è uno scandalo immenso, spropositato, che è nato grazie a delle fughe non autorizzate di documenti vaticani. Stop. Da qui parte tutto. Vi basta sapere questo, da qui nascono intere catene di colpevoli, scandali e veleni. Dopo questi scandali ci fu la prima dimissione papale dopo 1000 anni, giusto per farvi capire la portata della fuga di notizie. Si parla di intrighi economico-finanziari, sociali e di dispute interne al Vaticano. Tra i documenti c'erano le lettere scritte sia al Papa che al segretario di Stato, il cardinale Tarcisio Bertone, dall'allora nunzio apostolico negli Stati Uniti, l'arcivescovo italiano Carlo Maria Viganò, lamentando corruzione nelle finanze vaticane e una campagna di diffamazione nei suoi confronti. Viganò, ex amministratore vaticano, avrebbe chiesto di non essere trasferito per aver denunciato effettivamente la corruzione che sarebbe costata milioni alla Santa Sede in prezzi contrattuali molto più elevati. Vi ricordate l'arcivescovo Carlo Maria Viganò, quello che appoggiò Trump quando si parlava di una lotta al Deep State? Ecco, si è scoperto che lo stesso arcivescovo denunciò senza successo al Papa e al segretario di Stato un enorme giro di corruzione. L'indagine vaticana sulle fughe di notizie ha funzionato su più binari, con i magistrati vaticani che hanno portato avanti l'indagine penale e la segreteria di Stato vaticana che ha portato avanti un'indagine amministrativa. Nel marzo 2012, Papa Benedetto XVI ha nominato una commissione cardinalizia per indagare sulle fughe di notizie. Capito? Non sugli scandali, ma sulle fughe di notizie. I 3 cardinali hanno agito in un ruolo di supervisione, guardando oltre la ristretta portata criminale della fuga di notizie per intervistare ampiamente la burocrazia vaticana e sembra che abbiano scoperto un giro di sesso e ricatti. L'argomento è molto più complesso e intricato del previsto, signori. In Vaticano ci sono fazioni che si combattono politicamente, esattamente come succede all'interno della politica di ogni altro stato del mondo, e come vi potete immaginare si portano dietro molti segreti. Le dimissioni del cardinale Angelo Becciu per le presunte accuse di appropriazione indebita rappresentano solo l'ultimo dei diversi scandali che negli anni hanno travolto il Vaticano, ma la domanda è questa: quando è che sono iniziati veramente i veleni, le minacce, i ricatti a sfondo sessuale all'interno della Santa Sede? Secondo i giornalisti investigativi e secondo la maggior parte degli articoli che ho letto, all'origine ci sarebbe la riforma dello IOR, della Banca Vaticana, di cui abbiamo già ampiamente parlato in questo mio video. All'origine di questi veleni ci sarebbe la riforma dello IOR ad opera di Papa Benedetto XVI. Da quel momento si sono susseguiti scandali, fughe di notizie, arresti improvvisi e processi farsa. E se, come molti sospettano, lo IOR è stato utilizzato per decenni per ripulire il denaro sporco delle organizzazioni criminali, queste ultime difficilmente accetteranno che qualcuno vi metta a mano facendo riforme e pulizia. E a questo punto si configurano i ricatti. Qualcuno, qualche organizzazione esterna che tiene in scacco matto il Vaticano, e qui forse ci ricolleghiamo anche alla nobiltà nera del primo episodio, ha fra le mani scandali omosessuali che interessano gli alti prelati. Questo spiegherebbe il fallimento di ogni tentativo di riforma economica in Vaticano. E infatti, non appena si prova a intervenire, vengono fuori rivelazioni utili alle lotte delle fazioni interne. Spunta così il cosiddetto colpevole, quello che deve essere fatto fuori, e per fare questo ci si appoggia ai media. A quel punto basta dare in pasto ai media un capro espiatorio e inizieranno i processi mediatici non reali. Si riporta spesso l'esempio del palazzo comprato a Londra dal Vaticano. In quel caso scoppiò lo scandalo e fu trovato un capro espiatorio, il comandante dei gendarmi, Gianni, costretto alle dimissioni non per un processo reale, ma per una fuga di notizie.
Questo è un meccanismo molto efficace che all'interno della Santa Sede conoscono bene, e se c'è una cosa che ha aiutato a chiarire lo scandalo Vatilix è che molto probabilmente c'è qualcuno là fuori che tiene in scacco matto con alcuni scandali, probabilmente di natura sessuale, l'altarino più santo del mondo. Paolo Gabriele, maggiordomo personale del Papa dal 2007, è stato arrestato dalla Polizia Vaticana il 23 maggio 2012, dopo che lettere e documenti riservati indirizzati al Papa e ad altri funzionari vaticani sono stati trovati nel suo appartamento vaticano. Sembrava aver fatto trapelare informazioni riservate direttamente al giornalista Gianluigi Nuzzi. Documenti simili erano stati pubblicati sui media italiani nei 5 mesi precedenti e procurarono alla Santa Sede accuse di corruzione, abuso di potere e mancanza di trasparenza finanziaria in Vaticano. Pier Antonio Bonnet, giudice del Vaticano, era stato incaricato di esaminare le prove del caso e di decidere se vi fosse materiale sufficiente per procedere al processo. Gabriele rischiava una condanna massima di 8 anni per detenzione illegale di documenti di un capo di Stato, ma venne accusato dalla magistratura vaticana il 13 agosto 2012 per furto aggravato e fu condannato poi a scontare 18 mesi. 18 mesi che ha scontato in Vaticano. Ci si aspettava che venisse trasferito in un carcere italiano, ma invece, siccome avevano paura che rivelasse altri segreti, lo tennero buono in Vaticano. La prima udienza si è svolta il 29 settembre 2012. Questo eroe ha affermato di aver rubato i documenti per combattere il male e la corruzione e di aver rimesso in carreggiata il Vaticano. Un documento interno, inoltre, rivela una storia che forse potrebbe mettere la parola fine alle speculazioni relative alle dimissioni dell'ex Papa. Il 17 dicembre 2012 il Papa ha ricevuto una relazione sulle lobby vaticane preparata dai cardinali Julian Herranz, Salvatore De Giorgi e Joseph Tomko. A quanto pare, le informazioni presenti in questa relazione erano talmente devastanti che lo stesso giorno, secondo quanto riferito, il Papa ha deciso di dimettersi, decisione che però ha reso pubblica nel febbraio 2013, diventando il primo in 700 anni a dimettersi di sua spontanea volontà. Lesse il dossier e decise di dimettersi lo stesso giorno. Sebbene il dossier fosse a disposizione solo del Papa emerito Benedetto XVI e degli stessi inquirenti, questi ultimi erano liberi di discutere i risultati della loro indagine con i cardinali elettori del conclave pontificio del marzo 2013 e il dossier stesso venne ovviamente consegnato all'attuale Papa. Il 12 giugno 2013, la svolta. È stato riferito di alcune note private che erano trapelate da una conversazione privata tra Papa Francesco e i funzionari cattolici alla conferenza dei religiosi latinoamericani, note che hanno confermato l'esistenza di un flusso di corruzione e di una lobby gay in Vaticano. Le parole di Papa Francesco furono: "Vediamo cosa possiamo fare". Questo secondo una mega inchiesta della Repubblica che fece trapelare la notizia. Notizia che si lega perfettamente agli scandali di Vatilix e al fatto che là fuori c'è qualcuno che tiene in scacco matto il Vaticano con scandali presumibilmente omosessuali che la Santa Sede non vuole assolutamente far trapelare. I problemi arrivarono anche per i 2 giornalisti che fecero trapelare il caso Vatilix, Gianluigi Nuzzi e Emiliano Fittipaldi. Nel luglio 2016 però il Tribunale Vaticano ha assolto i 2 giornalisti coinvolti nel processo Vatilix, adducendo come motivazione la libertà di espressione. Il giudice Giuseppe Della Torre, capo del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, ha dichiarato che il Tribunale non aveva giurisdizione legittima sui 2 giornalisti. Paolo Gabriele, invece, che passò direttamente i documenti a Nuzzi e mise in piedi il Vatilix, è morto il 24 novembre 2020 all'età di 54 anni a seguito di una lunga malattia.
Vatilix 2 è il secondo scandalo saltato fuori durante l'inchiesta Vatilix 1 e vede coinvolti proprio alcuni membri della commissione d'inchiesta che doveva indagare su Vatilix 1, Monsignor Balda e Francesca Immacolata Sciauchi, i cosiddetti corvi della commissione referente sulle attività economiche della Santa Sede. L'accusa è di sottrazione di informazioni riservate dello Stato della Città del Vaticano. In questo caso, informazioni sulle spese economiche della Santa Sede già sotto indagine su iniziativa di Papa Francesco. Le informazioni sarebbero state divulgate sempre ai due giornalisti, Nuzzi e Fittipaldi, e quindi pubblicate poi attraverso due libri, Via Crucis di Nuzzi e Avarizia di Emiliano Fittipaldi. Anche questi ultimi vennero indagati per concorso di sottrazione di informazioni riservate, ma vennero assolti. A seguito di cronici scandali finanziari e non della Chiesa nel dicembre 2016, nella classifica sulla libertà di informazione, anche a causa dei processi della Città del Vaticano, l'Italia scendeva al 77° posto. Ma dove porta Vatilix? Ebbene, preparatevi. Questo signore è il cardinale George Pell, prefetto emerito della segreteria per l'economia vaticana, uomo scelto direttamente da Papa Francesco per sistemare gli scandali economici del Vaticano. È rimasto coinvolto all'interno dell'Australian Gate, con accuse molto pesanti di abusi sessuali risalenti agli anni 70, personaggio molto controverso, messo totalmente a nudo nel libro Avarizia di Emiliano Fittipaldi, che direttamente da fonti vaticane ha ottenuto il fascicolo ufficiale delle spese della segreteria per l'economia, guidata dal cardinale Pell. Il cardinale Pell è stato al centro di un'indagine della Commissione Nazionale d'Inchiesta Australiana sulle risposte delle istituzioni agli abusi sessuali sui minori a causa della gestione di numerosi casi di pedofilia avvenuti nell'arcidiocesi di Melbourne all'epoca in cui era arcivescovo, dal 1996 al 2001, e venne aspramente criticato per la gestione di alcuni casi. Secondo l'accusa, e voglio sottolineare il fatto che queste sono tutte notizie di dominio pubblico che trovi all'interno della sua biografia, Pell avrebbe omesso di collaborare con le forze dell'ordine insabbiando i casi di violenze sessuali perpetrati nei confronti dei minori da parte di religiosi cattolici della sua arcidiocesi. Inoltre, Pell avrebbe messo in atto il cosiddetto Melbourne Response, uno schema di risarcimenti piuttosto bassi per le vittime volto a disincentivare onerose cause giudiziarie contro la diocesi. Il cardinale Pell si è difeso negando la responsabilità dell'arcidiocesi per quanto riguarda le accuse. Durante la trasmissione televisiva 60 Minutes, Peter Saunders, nominato proprio da Papa Francesco consulente della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, accusò pubblicamente Pell di essersi preso gioco della Commissione Nazionale d'Inchiesta e lo invitava a dimettersi in quanto non sarebbe riuscito a proteggere le vittime degli abusi e anzi avrebbe insabbiato alcuni casi all'interno della sua diocesi. Questo era solo per farvi capire di chi stiamo parlando. Questa parentesi non c'entra niente con Vatilix, ma era un preambolo necessario per presentarvi il fascicolo ufficiale, i documenti fiscali ufficiali fatti trapelare dal giornalista Emiliano Fittipaldi nel suo libro Avarizia, che vi straconsiglio, nell'ambito dello scandalo Vatilix 2, dove si espongono tutte le spese della segreteria per l'economia vaticana. È venuto fuori dai documenti ufficiali che il dicastero del cardinale Pell ha speso in meno di 6 mesi 522.780 euro e 96 centesimi, $500.000 in 6 mesi dal cardinale prefetto emerito della segreteria per l'economia. Sembra una barzelletta. Le rivelazioni presentate nel libro sono sconvolgenti. 11.000 euro di viaggi, 93.000 euro di spese diverse, che dopo vediamo a cosa si riferiscono, 18.000 euro di trasporti, 36.000 euro di arredi, migliaia di euro in aerei business class Roma-Londra, 2.400 euro di aereo Roma-Taipei, 2.700 euro di aereo Roma-Hong Kong, 4.600 euro spesi per un sottolavello in uno dei loro appartamenti. Qui invece dove troviamo Gammarelli Annibale 1.254 euro, basta una ricerca su Google per capire che è una sartoria. 1.200 euro e rotti di vestito.
Di nuovo 3.600 euro di sartoria? Allora, qui abbiamo un fascicolo ufficiale di spese vaticane relativo alla segreteria per l'economia vaticana guidata dal cardinale Pell, che ha speso 522.000 euro in 6 mesi. Questi sono solo alcuni degli scandali e del mega giro di corruzione che ha portato alla luce Vatilix. Si annoverano fra gli scandali più enormi lavori di ristrutturazione all'interno di un attico da 500 metri quadri dell'allora segretario di Stato Vaticano Tarcisio Bertone, che ha utilizzato i soldi della fondazione dell'ospedale Bambin Gesù. Non è assolutamente possibile in un solo video delineare tutta l'immensa catena di ricollegamenti che hanno portato alla luce gli scandali che riportano il nome di Vatilix, però, come sempre, ho cercato di fare del mio meglio. E anzi, forse penso di essermi pubblicamente esposto più del dovuto. Ci tengo a precisare che ogni informazione educatamente esposta in questo video era già di dominio pubblico e già alla portata di tutti. Se date l'importanza che si merita questa serie, io mi impegnerò per continuarla e portare episodi di questo tipo, quindi se pensi che questo mio lavoro ne valga la pena, dimostramelo lasciando un semplice like al video. Ci sarebbe molto altro da dire, ma forse è meglio che per oggi mi fermo qui. Mi raccomando, massima condivisione e massimo supporto. Lasciare un like è gratis e non ti costa niente, quindi cortesemente, se sei arrivato a questo punto del video, ti chiedo di contribuire lasciando un like e possibilmente un commento con il tuo pensiero. Io vi ringrazio di cuore per essere stati con me e spero che anche questo terzo episodio della serie vi sia piaciuto. Vi voglio un sacco di bene e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!